Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano. Continuiamo la nostra avventura su Shapez, dove nell'ultima puntata abbiamo fatto i bersagli, che è la sovrapposizione, se vi ricordate, di 4 cerchi colorati, ognuno un po' come cavolo gli pare. Per fare questo, prima dell'ultimo blocco che abbiamo sbloccato, c'era bisogno di un complesso clamoroso per andare a scomporre il cerchio, colorare ogni spicchio del colore richiesto e poi ricomporli. Invece, con l'introduzione appunto del verniciatore quadruplo e della logica booleana, del primo accenno della logica booleana, il verniciatore quadruplo vernicia ogni quarto della figura di un colore diverso, attivandolo con un interruttore. E quindi il complesso non è stato veramente molto molto compatto rispetto a quello che sarebbe stato prima. 4 verniciatori, 3 file per impilare e via. Ed ora, mentre i bersagli tornano all'ovile per sbloccarci i filtri, volevo andare a realizzare lo Space Shuttle. Questa forma qua, ce la pinniamo, che non è altro che una figura di 4 strati composta da cerchi, parti di cerchio e parti delle punte. Ho fatto un bel po' di pulizia, come vedete, alla fine arrivano soltanto 4 figure ora a lab, mentre prima era pieno di tutte figure, tubi, cavi e qua chi più ne ha più ne metta. Ho fatto un po' di pulizia e mi sono liberato questa zona qui, vicino al lab, appena sotto, dove abbiamo tutto, abbiamo sia vari giacimenti di cerchi che le punte, sia qua sopra che le abbiamo anche qua sotto. Quindi abbiamo un pochino di tutto qua, poi abbiamo anche i giacimenti di tutti i colori per fare il bianco. Lo pinniamo come solito, in modo che se ci serve lo etichettiamo, cantiere, e vediamo come possiamo realizzarlo. Allora, qui attendo che arrivino 100.000 così me li sblocco entrambi e ci abbiamo tutto boostato alla stessa velocità. Allora, ci servirà una linea per i cerchi bianchi, una linea di cerchi per fare questo mezzo colorato e mezzo no, un'altra linea di cerchi per fare le ali della farfalla di qui, le ali dello Space Shuttle, un pezzo di punta qua e un pezzo di punta qua, che lo possiamo ottenere con una fila di estrattori di punte. Quindi andiamo a prenderci quello che ci serve, ma più che qua, mi convince più qua. Ecco qua, abbiamo sia i cerchi che tutti i colori vicini che le punte. Allora io lavorerei un pezzo di figura alla volta. Tanto mettiamo gli estrattori. Eccole qua, le 3 linee di cerchi, proprio usato tutto, ma... Mentre per le punte ce ne basterebbe una, se non ho fatto male i conti. Eccola qua. Allora, questo di qui bianco non abbiamo problemi, non abbiamo da lavorarlo in nessun modo come questo qua, se non colorarli. Invece questo qua ci serve di scomporre i cerchi, prendere quelle due parti utili e scomporre l'altra figura e prenderci quello che ci serve. Utilizziamo il taglierino quadruplo. Allora, per i cerchi, per ottenere quello lì, ci serve, ci portiamo un attimo qua, la seconda e la quarta linea, quindi queste cestino, e dobbiamo ricomporre queste due. Mentre per le punte cestiniamo le prime due e questa la ruotiamo di 90.
Eccole qua. La ruotiamo di 90 e così abbiamo questo e questo che per gli affari suoi. Questo va ricomposto con la figura che ricomponiamo qua. Ok. Sviluppiamolo per bene. Ecco qui i due blocchi dei taglierini che ci ridanno le parti di cerchi e delle punte che ci interessano. Allora, mettiamo i storage per gestire le eccedenze, così stiamo tranquilli. Qui ci mettiamo sull'eccesso il cestino. E queste sono le uscite. Livello 21 completato, hai sbloccato il filtro oggetti. Smisterai gli oggetti verso l'alto o verso destra a seconda del segnale del livello elettrico o meno. Puoi anche mandargli un segnale booleano 1-0 per attivarlo o disattivarlo completamente. Oh, interessante. Allora, mi sono spulciato un attimo il filtro per cercare di capire se ci poteva tornare utile o meno alla causa. Ma allora, quello che ho potuto vedere, ora abbiamo ancora sbloccato soltanto l'interruttore, quindi in questa configurazione qua, l'ho attaccato, in questa configurazione qua l'unica differenza che può fare il filtro, ma la ritengo poco utile in questo momento, è questa qua. In pratica se il segnale è 0 ti manda tutti verso gli scartati, verso la linea degli scartati. Se invece l'accendiamo li mandi sulla linea tra virgolette dei buoni. In realtà sarà più utile, andando a sbloccare il prossimo livello, un generatore di segnale, e quel generatore di segnale noi lo possiamo configurare dandogli ad esempio, per quanto riguarda il filtro, una figura. Quindi su questo nastro magari viaggiano due figure differenti o due o più figure differenti. Se noi gli diciamo di filtrare i cerchi, ci farà passare dritti soltanto i cerchi e a destra scarta tutto il resto. Quindi finché non sblocchiamo facendo sto tachimetro, un potenziometro, che cazzarola è? Vabbè, questo, finché non sblocchiamo questo e il segnale costante, facciamo questo per sbloccare il segnale costante, il filtro in realtà non è particolarmente utile, diciamo. Quindi smonto alla veloce tutto questo e continuiamo con la nostra figura. Dicevamo, mettiamo i storage che ci gestiscono le eventuali eccedenze che potrebbero farci bloccare i taglierini quadrupli. E allora, questo qua gestisce i cerchi, abbiamo detto, quindi ci prendiamo la linea dei cerchi e la riportiamo qua. E non vuoi passare a mezzo.
Quindi qua. Ecco qua. L'altro invece ci gestisce le punte. Io come un fagiano mi sono andata a complicare la vita, ma fossero questi i problemi. Lo risolviamo right now. Facendo così. Mi piace più. E vaffanculo. A posto. Togliamo i nastri inutili. Ecco qua. E qui abbiamo i mezzi cerchi così. Insomma, i due pezzi di cerchi così. E queste sono le due punte. Ora dobbiamo andare a rimpilare questa insieme anche a questa per formare la figura del secondo livello. Insieme a questa per formare la figura del secondo livello, che poi andremo a colorare. Questa di qui è per gli affari suoi, quindi la facciamo più corta, così non mi sbaglio. Ci andiamo a riprendere giù le bersagli, questi qua, gli impillatori. E ci ricomponiamo la figura. Una e una, due. Ho rigirato l'uscita. Allora, e qui come le mettiamo? Le mettiamo tanto, come si dice, non sono figure complete, quindi come vanno, posso ricomporla anche così. Così evitiamo più intrecci possibili. E ci siamo ricomposti il secondo livello. Quindi ci abbiamo tutto, perché i cerchi ce li abbiamo, questo ce l'abbiamo già per affari suoi e questa ce l'abbiamo, quindi con un apposito tunnel qua riporto su pure queste qua. Questo lo caviamo via. Ci riportiamo in zona anche i cerchi e proseguiamo col resto della figura. Allora ci serve di colorare, quindi dobbiamo fare un blocco che faccia il bianco e prenderci due linee di rosso e una di blu. Allora, torniamo ai bersagli. Ci prendiamo il blocco già bello corposo di bianco, ce ne fa 14. È anche troppo, in effetti, perché se usiamo i verniciatori, dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Mettiamo qua, va. Così. Ci basta.
Ale. Veloce, rapido e indolore. E il bianco ce l'abbiamo. Poi abbiamo detto 2 linee di rosso e una di blu. E ce le portiamo sopra. Il rosso uguale, sempre per averne 7. I blu invece ne dobbiamo avere 14 perché utilizzeremo il verniciatore multiplo che non ci fa risparmiare colori, ma ci permette di colorare senza fare tanti ritagli. Quindi usiamo i tunnel, uno qua, l'altro qua, c'ha ragione anche lui, qua, l'altro qua. Qui abbiamo i colori e qui abbiamo le figure, quindi andiamo a verniciare, cerchiamo di fare meno intrecci possibili, quindi partire da questo qua che è il rosso. Ci servono 3 linee di verniciatori doppi normali che non abbiamo nei bersai, ma abbiamo o sul logo di Shapez, eccolo qua, sì. Ce l'abbiamo esattamente qua, ce lo prendiamo, magari tutto quello che ci può servire, che è questo. Torniamo al cantiere, poi ci aggiustiamo i nastri come ci servono. Allora, l'altezza cerchiamo di essere così. Allora, dobbiamo invertire questi. Eccola qua, una linea che fa 14 oggetti al secondo. Andiamo qua. Qui abbiamo bisogno di quello che splitta le figure. Ok, e questi qua ci dobbiamo colorare. 6 cerchi, che questo, quindi ne abbiamo bisogno di 3 linee. Poi questo lo faremo con i verniciatori quadrupli, senza stare a smontare il cerchio. Qui ci mandiamo questi, qua ci mandiamo questi e sull'ultimo cerchi. Quindi qui abbiamo bisogno del rosso, qui del rosso e qui del bianco. Perfetto. Quindi i primi due il rosso e di là il bianco. Piano piano iniziamo a imparare a farle. Esce. Niente. Mi sono seccato da solo, sto zitto. Voglio dire, impariamo a farle senza fare tanti intrecci. Ok, forse gli intrecci non l'ho fatti, ma Shift. Allora. Ed ecco qui. Le 3 parti. Ora ci dobbiamo colorare questo qua senza stare a smontare, rimontare, colorare, impescettare. Quindi andiamo ai bersagli. Ci prendiamo
il blocco, sì, questo qua, del verniciatore quadruplo. Di blu non è una linea sola? Ah, ce ne vuole un'altra. Giusto, giusto. Allora, viene tutto dall'alto, quindi facciamo così. Ok. Facciamo il collegamento elettrico. E l'abbiamo sistemato. Qui vengono i cerchi e ce li possiamo portare subito. E qui ci servono 2 linee. Potevamo farlo più compatto, eh? Sì, magari restringo un attimo. Perché ci serve di colorare soltanto questo, che è la prima linea e la terza. Quindi in realtà questa e questa non servono. Eccolo qua modificato adesso. Sì, devono essere attive tutte, se non erro le uscite. Comunque elettricamente vanno attivate tutte, poi puoi usare quelle che vuoi. E ora portiamo il blu. Una linea qua e una linea qua, quindi me ne devo andare a prendere un'altra. Portiamo il blu, uno qua e uno qua. E in teoria dovrebbero uscire i cerchi colorati come vogliamo. Tendiamo che arriva il blu. Sì, arrivano i cerchi colorati come vogliamo, se finimo di collegare. Ah, c'era qua. No. Non gli piace perché... Non vuoi essere collegato? Tanto mettiamo il cestino. Ah, niente, non ci avevo capito. Meglio, meglio. Va, posto, a posto, a posto. Sì, allora vanno collegati soltanto giustamente gli ingressi che ci interessano, altrimenti lui si aspetta l'input. Ok, perché a 0, come in questo caso è 0, lui va bene, perché non aspetta l'input. Se invece io lo mettessi a 1, l'ingresso del colore di questo qua, e lui si aspetta poi l'input, giustamente. Ok, ok. E ora dobbiamo solo ricomporre la figura. Allora, ci andiamo a prendere dai bersagli il blocco impilatore. Però prendo questo con l'uscita verso il basso. Torniamo al cantiere. Cercando di fare la stessa altezza. No, così. Ok.
senza fare i pigren a prendere l'altra. Poi questa me la rigiro da solo. Ho scoperto che anche cliccando sull'icona si possono prendere. Allora, partiamo da questa che quindi deve andare a sinistra. E sopra ci va messo... Aspettate, prima di fare cagate. Partiamo da questa e sopra ci va messo questo qua. Ok. Questa qua. Quello che otteniamo ci dobbiamo mettere la coda del razzo, quindi tu vai a sinistra, così. Qua mettiamo tunnel. Questo lo rinfiliamo di qua, ci prendiamo i cerchi. E li mandiamo qua. E quello che otteniamo è la nostra figura. Oddio, mica mi convince tanto. Mi sa che ho fatto la cagata perché giustamente qui non impila. Oh parblé. Mi ha fottuto, pensavo che... Cioè non ho pensato che andando sul secondo livello aggiungere questo a questo, non essendo sovrapponibili, te le affianca. Allora, come possiamo fare? Oh, mi è appena venuta un'idea malvagia. Particolarmente malvagia. Però dove la posso provare? Qua. Cerchi e punti ce l'ho qua. Allora. Provo a realizzarla e vi dico, Allora no, l'idea era fare ogni quadratino, ogni quadrante per gli affari propri e poi ricomporlo, ma già mi pare una stronzata. Già mi pare una stronzata. Sì, no, è già una cagata. Ok, no. L'errore è stato mio di pensare che fosse per una volta una un pochino più facile. Qui come siamo messi? Vai, sblocca tutto. Abbiamo sbloccato l'achievement Heaven Faster, tutto a livello 8. E lì rimane perché dacci tua... Il problema è qua. Quando ricomponiamo questa con questa... Dovrebbe essere qualcosa che gli ridà come sul logo, come soluzione, come idea, come principio.